Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Si pensa che la difesa incominci dal nemico, perché c'è un avversario, occorrerà una difesa. L'avversario può essere malvagio, brutale, cattivo. L'avversario potrebbe anche essere semplicemente il mio competitore del condominio che mi fa causa perché faccio colare l'acqua dei fiori sotto sul suo terrazzo, non importa. Tutto questo, che è giusto, bello, corretto, legittimo e tutti gli aggettivi che si vogliono, però è un'idea di difesa da cui ancora dobbiamo difendersi, perché la prima difesa è una facoltà, come il Presidente della Camera che dice a un deputato lei ha chiesto la parola, ne ha facoltà, ecco, si tratta di facoltà in questo senso. Noi partiamo dalla difesa come facoltà. Sostenere una cosa, la prima cosa che noi sosteniamo è quella che io chiamo esperimento intellettuale, lo facciamo fin da bambini, ne pensiamo, come si dice, uno ne fa e 100 ne pensa, ecco, è una frase buonissima. Sulle 100 che ha pensato ne ha fatta una, non aveva tempo di fare le altre 99. Prima facoltà, la possiamo descrivere nel bambino di 6 mesi, di 3 mesi, di 2 mesi. Il bambino che ride o si fa prendere il dito dall'adulto sta rispondendo, sta sostenendo il fatto che gli fa piacere, è una difesa. In questo primario, introduttivo senso di difesa e pensiero sono lo stesso concetto. Il pensiero è fatto per sostenere qualche cosa, un fine, i mezzi per un fine. L'inizio del pensiero non è bellicoso. L'aggressività, come dicono alcuni, l'aggressività primaria non esiste, va bene? L'idea di aggressività primaria non esiste, anche se mi nasce la sorellina un anno dopo che sono nato io e avrei voglia di strangolarla perché mi ha tolto un po' di spazio, non passano 2 settimane che troverò con pensiero difensivo che preferisco tenermi la sorellina e non badare neanche più al fatto che mi ha rubato un po' di spazio. Occuperemo insieme lo spazio che per un momento ho ritenuto sottrattomi. Avrò una compagna in più. E poi c'è la vera aggressione, quella che mi sottrae il pensiero come difesa primaria, cioè quello che ha voluto qualche cosa, che ha sostenuto qualche cosa, non contro qualcuno. L'idea di guerra di tutti contro tutti viene dopo, è secondario. Non esiste il nascere come guerra del bambino contro tutti perché trova ostile la realtà esterna a lui. Il bambino non trova ostile la realtà esterna a lui, eccetto che in alcuni casi, se lo scottano, se gli parlano con una voce brutta, eccetera, eccetera. È il momento in cui ho rinunciato al mio pensiero come difesa primaria che allora sì avrò bisogno della grazia della difesa. Ossia di qualcuno non che mi difende contro il nemico, ma che mi riporta al momento in cui la difesa era già mia, primaria, data. Diciamo così, a Eva le mele piacevano prima dell'albero del bene e del male, dopo l'albero del bene e del male, fino lì ha saputo difendersi, è andata storta dopo.